Le regole per i monopattini stanno cambiando. C'è stata una proposta di legge che andrebbe a modificare sostanzialmente l'utilizzo di questi mezzi. E quest'oggi siamo qua per dirvi che probabilmente un modo per dare una sistemata a tutto quello che stanno cercando di fare c'è. Ovviamente vi chiediamo la massima adesione e il massimo del coinvolgimento, perché solo grazie all'aiuto di tutti quanti noi forse riusciamo a continuare a dare una vita lunga e rosea a questo mezzo che noi tutti amiamo e che ci ha fatto scoprire quanto sia bello lasciare a casa l'automobile. Siamo riusciti ad entrare in contatto con un gruppo del quale ci ha chiesto un aiuto per far capire cosa realmente serve e cosa realmente vogliono gli utenti di tutti i giorni. Perché, per chi non se ne fosse accorto, probabilmente chi ha stilato le nuove regole per il monopattino non ne ha bene idea di cosa voglia dire circolare con questo mezzo. Ora vorrei insieme a voi andare a vedere tutti i punti per analizzarli e poi alla fine vi chiederò di andare a compilare un form che trovate qua sotto in descrizione. Riusciremo a dare un aiuto al mondo della micromobilità. Nella nuova proposta di legge viene ribadito che il monopattino potrà circolare soltanto nelle aree dove la velocità massima percorribile è di 50 km/h o comunque se nella sede stradale è presente una pista ciclabile. Ovviamente è ribadito il divieto assoluto di circolare sui marciapiedi e viene introdotto divieto assoluto di creare intralcio ai pedoni, quindi non si possono abbandonare i monopattini né sui marciapiedi né dove si possa andare a creare intralcio o pericolo per un pedone. L'uso del casco è stato ribadito e obbligato solo per i minori di 18 anni, tutto più sicuro. Bisognerà continuare ad avere un segnalatore acustico e per i monopattini che già ci sono in circolazione entro il 1° gennaio 2024 ci sarà l'obbligo di andare ad inserire un doppio freno sia per i due assi ma anche delle frecce. Ovviamente dal 1° luglio 2022 queste norme saranno obbligatorie per tutti i nuovi monopattini. La cosa che ci ha un attimino fatto vacillare è questo abbassamento della velocità e la riduzione di 5 km/h che per i profani potranno sembrare niente. È stata richiesta una riduzione di velocità da 25 km/h ai 20 km/h, cosa che secondo noi va a creare un intralcio per chi vive la strada con l'automobile. Il limite di velocità nelle città dove possono circolare i monopattini è di 50 km/h e andare a meno della metà vorrebbe dire trovarsi un mezzo quasi fermo. Questo potrebbe essere un grosso punto di pericolo per gli utenti della strada, sia per noi col monopattino ma anche per macchine, autobus e tutti quanti. Girare una curva e trovarsi un monopattino che sta percorrendo la strada a meno della metà della nostra velocità potrebbe essere un elemento da valutare molto bene. È stato introdotto la confisca del mezzo in caso di modifiche o di potenza massima superiore ai 1000 watt di potenza, quindi il doppio di quella consentita per norma. Sul limite di potenza secondo noi è un grosso errore. Forse sarebbe molto meglio avere un limite sulla velocità, come succede per le automobili in questo caso. Le automobili non sono costrette a fare massimo 130 km/h, possono fare anche 200 all'ora ma devono rispettare i limiti. Questa cosa sarebbe molto carina averla anche per i monopattini, per far sì che l'utenza che vive in città dove le pendenze non sono le più dolci possano avere la possibilità di utilizzare questo mezzo. Una potenza superiore non serve solo per andare a 100 km/h, avere una potenza in watt superiore serve soprattutto per superare le salite. Oltretutto la confisca dal nuovo decreto legge prevederebbe la confisca del mezzo anche in caso di modifiche, pare solo quelle lì che aumentino la velocità del monopattino. In realtà abbiamo paura che questa cosa possa sfociare nell'interpretazione sbagliata che il mezzo possa essere confiscato in caso di tutte le modifiche. Quindi per assurdo anche mettere una luce in più. Più altre normative che sono più indirizzate verso lo sharing, stiamo parlando proprio di soste consentite soltanto in aree ben specificate, oppure prima di poter utilizzare un monopattino a noleggio un mini corso per far sì che chi lo va a utilizzare sappia bene quali sono le norme da rispettare. Quello che vi stiamo chiedendo è proprio di dirci la vostra per far sì che possiamo portare in Parlamento tutte le nostre idee. Vi chiediamo soprattutto di farci capire quale di queste modifiche a voi non sono piaciute, quale secondo voi sono giuste e quale
andreste a ritoccare. C'è qualcosa che dentro questo nuovo decreto legge per noi proprio è una cosa impensabile e vorremmo sapere anche la vostra, perché soltanto chi utilizza questi mezzi può sapere bene che cosa è giusto e che cosa no per utilizzarli al meglio. Secondo me sarebbe il caso in questa situazione di far sapere a chi sta sopra di noi che noi non siamo dei banditi, perché ricordiamoci bene che un monopattino in più in strada è una macchina in meno in strada e tutto quello che ne viene dietro con essa. Minor inquinamento, minor traffico, minor inquinamento acustico, perché ricordiamoci che anche quello è una cosa molto fastidiosa. Adesso vi chiedo gentilmente la massima divulgazione. Abbiamo bisogno di portare a chi di dovere il maggior numero di idee. Stiamo facendo tanto la caccia alle streghe ai monopattini, però ci scordiamo forse quanto i limiti di velocità siano ignorati in città da parte di tutti gli altri utenti della strada, quanto anche proprio le regole di base di civile convivenza come il parcheggio non siano così tanto rispettate da tutti gli altri utenti della strada. Vi sfido ad andare in giro e in 10 minuti a non trovare una macchina parcheggiata in sosta vietata, oppure, come ci succede spesso a noi, sulle rampe per salire sui marciapiedi o sulle piste ciclabili. Quindi di sicuro la cosa che dobbiamo fare è non mettere regole che vadano ad uccidere il monopattino, ma magari fare educazione stradale sia per noi che utilizziamo il monopattino, sia per tutti gli altri utenti della strada. Proprio facendo vedere che siamo una famiglia e che siamo uniti, loro devono capire che non possono pretendere di uccidere in questo modo un mondo che pian piano abbiamo creato con molta fatica tutti quanti insieme. Ragazzi, scusate per questo video un po' serio, un po' particolare, però ce n'è bisogno. Ciao ragazzi.